Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Mi chiamo Lola Martinez e oggi andremo a realizzare un anello a fascia bombata con bordi baccellati. Iniziamo subito. Aprite il programma e selezionate un modello file oggetti piccoli millimetri. Questo perché nella gioielleria sarà più comodo rapportarsi come unità ai millimetri. Se non sapete come fare ad aprire un modello oggetti piccoli millimetri, andate su File, Nuovo e selezionate il modello corrispondente, oggetti piccoli millimetri. Cliccate su Apri e così sarete sicuri che il riferimento di misurazione sarà corretto. Attiviamo la vista frontale e selezioniamo dal menu a sinistra questa opzione, cerchio, centro, raggio. Come centro del cerchio lo vogliamo nell'origine, quindi digiteremo 0, invio, e come raggio inseriamo 12, invio di nuovo. Così avremo realizzato la base del nostro anello. Dopodiché dovremo lavorare sulla vista destra. Potete scegliere di mantenere le 4 viste in questo modo oppure, come faccio io, massimizzare la vista destra per essere più focalizzati su quello che si andrà a fare. Doppio clic sul nome della finestra e massimizzerete la vista. Posizionate la vista come preferite utilizzando il mouse per spostarvi e ora andiamo a prendere una curva dal sottomenu linee, cliccate sul triangolino, selezioneremo la prima opzione, linea singola. Attiviamo quad, attiviamo anche due lati e facciamo partire la linea dal quad inferiore del cerchio che abbiamo appena realizzato. Clicchiamo, come fine della linea inseriamo 4 e battiamo invio. Clicchiamo di nuovo verso la destra con il mouse, così avremo ottenuto la prima linea che ci serve. Stiamo andando a realizzare una curva di sezione per poter poi sfruttare un comando che si chiama sweep un binario, che in buona sostanza crea una superficie adattandola ad una serie di curve di profilo che ne definiscono le sezioni trasversali e ad una curva che ne definisce un bordo. Quindi la prima linea l'abbiamo fatta. Ora disattiviamo il quad perché non ci serve più, manteniamo fine attivato sulla barra OSNAP qui sotto. Per ripetere il comando potete selezionare nuovamente dal menu oppure cliccate col tasto destro del mouse. Inizio della linea, prendiamo il fine sinistro della linea che abbiamo appena realizzato. Come fine della linea inseriamo 4, battiamo invio e andiamo verso il basso con il mouse cliccando. Ripetiamo lo stesso comando, quindi riclicchiamo di nuovo col tasto destro del mouse. Questa volta prendiamo il fine destro di questo segmento di linea, clicchiamo, sempre 4, battiamo invio, andiamo verso il basso col mouse, così avremo la stessa distanza sia da un lato che dall'altro. Dobbiamo ripetere nuovamente questo comando, quindi riclicchiamo col tasto destro del mouse, prendiamo il fine sinistro basso di questo segmento di linea, inseriamo 1 perché vogliamo farlo di 1 millimetro, battiamo invio e andiamo verso la destra col mouse. Proseguiamo. Se volete fare come faccio io ed aiutarvi ingrandendo un po' la sezione della finestra dove stiamo lavorando, basterà utilizzare la rotellina sul mouse. Se la spostate in avanti potete zoomare, se tornate indietro potete allontanarvi. Questo è molto comodo, soprattutto se si lavora di precisione. Ripetiamo nuovamente il comando, quindi clicchiamo di nuovo col tasto destro del mouse, prendiamo questa fine, digitiamo questa volta 2, battiamo invio e andiamo verso l'alto questa volta con il mouse. Perfetto. Dobbiamo ripetere la stessa cosa di qui per il lato destro, quindi riclicchiamo col tasto destro, ci riagganciamo, digitiamo 1, battiamo invio, questa volta andremo verso sinistra perché dobbiamo fare la copia speculare. Copia speculare che si può fare anche tramite il comando nel sottomenu trasforma, copia speculare. Oggi non lo faremo perché l'abbiamo visto la scorsa volta, quindi procederemo passo passo normalmente. Ripetiamo il comando, agganciamoci a questa fine e inseriamo, come abbiamo fatto per il lato sinistro, 2, battiamo invio verso l'alto. Ora che abbiamo
questo inizio di profilo ci manca solo la sezione centrale. Per la sezione centrale, avendo detto che lo vogliamo bombato centralmente, ci servirà, potete dedurlo dal movimento del mouse, un arco. Quindi andremo nel sottomenu dell'arco, qui, e prenderemo inizio, fine, punto sull'arco. Come inizio dell'arco cliccheremo in questo fine alto del segmento di questa linea, come fine dell'arco cliccheremo in quest'altro e come punto sull'arco andremo verso il basso, disattiviamo orto e ci posizioneremo all'incirca qui. Ok, ora abbiamo la nostra curva di sezione. Ovviamente, come abbiamo già spiegato nelle precedenti lezioni, questa tipologia di angoli non aiuta nella stampa per la prototipazione, perché è decisamente troppo angolato questo vertice. Quindi cosa facciamo? Andiamo nel raccordo fillet curve, come raggio clicchiamo nella barra di comando su raggio e digitiamo 0.2 invio e poi procediamo alla modifica di quello che ci interessa. Prima facciamo la sinistra, tasto destro, lo ripetiamo sulla destra e dopodiché, avendo fatto la sezione centrale, ci preoccupiamo anche di questa zona, perché anche questo, una volta stampato, sarebbe decisamente troppo spigoloso e rischierebbe poi di far male a chi lo indossa, al cliente che lo indossa. Quindi tasto destro, questa volta lasciamo il raggio di 0.2 che il programma automaticamente ricorda dall'ultima volta in cui lo si è utilizzato, semplicemente selezioniamo direttamente i nostri angoli, quindi per ripetere il comando sempre il tasto destro del mouse e lo facciamo per tutte le sezioni che hanno bisogno di questa tipologia di comando. Una volta ottenuta questa linea molto più morbida, procediamo ad unire questa curva di sezione. Quindi clicchiamo sul menu sulla sinistra, clicchiamo sul comando unisci e selezioniamo gli oggetti per l'unione. Come potrete vedere, due curve unite in una curva chiusa. Controlliamo se è corretto. Anche dal pannello delle proprietà risulta una curva chiusa. Perfetto. Possiamo quindi procedere con la creazione del nostro anello. Torniamo alle 4 viste e con lo sweep un binario. Come vi ho spiegato prima, questo comando è molto utile in gioielleria. Ora vediamo come si utilizza. Massimizziamo la vista prospettica per avere una migliore visualizzazione di quello che stiamo facendo. Andiamo nel menu superfici, sweep un binario, selezionare il binario. Come binario selezioneremo il cerchio del nostro anello e come potete vedere in automatico il programma vi dice selezionare le curve di sezione. La nostra curva di sezione è quella che abbiamo appena realizzato. Una volta che avete selezionato tutto, battete invio, battete di nuovo invio ed eccoci qua, si apre un menu pop-up a preset e come potete vedere siamo riusciti ad avere quello che avevamo deciso all'inizio di creare, cioè un anello a fascia con i profili baccellati e la bombatura centrale. Qui al momento possiamo lasciare questo preset esattamente com'è, quindi torsione libera come stile di riferimento. Come opzione di sweep è uno sweep chiuso e non cambiamo le sezioni. Cliccate su ok e così abbiamo il nostro anello. Però dobbiamo ancora occuparci di qualcosa, perché è vero che siamo riusciti a regolare i profili dei due bordi per evitare che fossero troppo taglienti, ma questo profilo interno e anche questo, che sono quelli che saranno a contatto direttamente col dito, sono molto taglienti, sono decisamente troppo spigolosi. Quindi per ovviare a questo problema, in questo caso stiamo parlando di un solido, quindi utilizzeremo dal sottomenu dell'unione booleana il raccordo fillet bordi. Clicchiamo.
Come raggio successivo inseriamo 0.5, battiamo invio e facciamo la medesima cosa che abbiamo fatto prima, con la differenza che selezioneremo questo bordo e questo bordo. Una volta selezionati tutti e due i bordi, battiamo invio, battiamo di nuovo invio e come potrete vedere il nostro bordo sarà stato ammorbidito. Così facendo non avremo spiacevoli sorprese. Abbiamo finito per l'esercizio di oggi, spero che vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata.